Salve gente, io sono Luca e in questo epico episodio del corso di italiano avanzato volevo parlare del modo di dire avere dei grilli per la testa. Questa è una variante del modo di dire, la variante che preferisco. Poi ci sono anche altre varianti, per esempio, invece che dire avere dei grilli per la testa, alcune persone dicono avere i grilli per la testa, altre persone dicono avere dei grilli in testa, altre persone dicono avere i grilli in testa, poi ci sono anche persone che dicono avere la testa piena di grilli. Insomma, le varianti sono tante, ma il concetto è sempre lo stesso. A me piace la variante avere dei grilli per la testa, perché la costruzione per la testa, secondo me, rende bene l'idea di questi grilli che vanno in giro per la testa di questa persona. Per la testa significa che vanno avanti e indietro in continuazione, non si fermano un attimo. Per la testa, nel senso che la attraversano, vanno avanti e indietro e così via. Ma cerchiamo di capire insieme cosa significa questo modo di dire. Allora, la parola grilli forse non la conoscete. Allora, i grilli sono un tipo di insetti. Il grillo più famoso di tutti è probabilmente il grillo parlante della fiaba Pinocchio. Ecco, di solito i grilli non parlano, ma comunque sono in grado di fare dei salti altissimi. Cosa significa avere dei grilli per la testa? Significa avere delle idee strane, bizzarre, piuttosto irrazionali e dei desideri, delle ambizioni poco realistici, cioè dei desideri che probabilmente non si realizzeranno. Ma perché? Perché sono troppo ambiziosi o comunque sono abbastanza da megalomani. Diciamo che alcune persone usano questo modo di dire per riferirsi a una persona che ha semplicemente delle idee strane e bizzarre. Altre persone lo usano invece per riferirsi a una persona che non soltanto ha delle idee strane e bizzarre e assurde, ma anche dei desideri, delle ambizioni da megalomani. In altre parole, se io dico che una persona ha dei grilli per la testa, voglio dire che questa persona ha delle ambizioni piuttosto assurde, pensa di realizzarle in un modo piuttosto assurdo, però probabilmente non le realizzerà. Perché? Perché comunque non sono degli obiettivi realistici. Quindi in un certo senso, se io dico Matteo ha troppi grilli per la testa, cosa voglio dire? Voglio dire che secondo me questa persona non è molto realista, ha una visione un po' distorta della realtà e ha degli obiettivi che in realtà sono irrealizzabili. Quindi in sostanza se dico Matteo ha troppi grilli per la testa oppure Matteo ha dei grilli per la testa, voglio dire che Matteo non capisce bene come funzionano le cose nella realtà, ha una visione piuttosto distorta della realtà e ha delle idee strane sul modo in cui realizzare determinati obiettivi che sono di per sé assurdi. Quindi in sostanza una persona che ha dei grilli per la testa non è tanto un idealista perché ha degli obiettivi troppo alti, ma è una persona che ha degli obiettivi assurdi rispetto alla realtà in cui vive. Per esempio, se voi avete un amico o un'amica che spesso viene da voi a parlarvi dei suoi progetti e si tratta di progetti assurdi per raggiungere obiettivi assurdi o comunque deliranti, ecco, voi potete dire che questa persona ha dei grilli per la testa. Non so se conoscete l'espressione coi piedi per terra, per esempio una frase, Martina è una ragazza coi piedi per terra. Ecco, una persona coi piedi per terra è il contrario di una persona coi grilli per la testa. Qualche mese fa avevo fatto un video sull'espressione coi piedi per terra. Ecco, se non conoscete questa espressione vi lascio qui il link, se avete voglia andate a vedervi questo video, così vedete anche com'ero quando ero un po' più giovane. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un fantastico mi piace qua sotto. Detto ciò, vi saluto.